Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune in cui andremo a vedere l'amministratore di Exchange. L'amministratore di Exchange si occupa essenzialmente di messaggi, email, in uscita e in entrata, diciamo queste due macro categorie all'interno dell'account Office 365. Poi ha anche altri ruoli e tutti i ruoli che sono connessi alla figura di amministratore di exchange che gli deriva dall'amministratore direttamente o dal global administrator, altri ruoli che riguardano anche le applicazioni, perché per esempio può gestire i gruppi Office 365 e quindi tutto quello che è legato a un gruppo Office 365, se c'è qualcosa di legato a un gruppo Office 365, perché potrebbe essere stato semplicemente costituito il gruppo Office 365 e lasciato lì, ma al gruppo Office 365 potrebbe essere collegato a un sito SharePoint, un team di Teams, un piano di planner. Quindi l'amministratore di Exchange, come si può vedere qui a destra, ha l'operatività, ha il potere di creazione, ha il potere di condivisione, quindi racchiude in sé tutti i poteri che abbiamo visto qualche lezione fa, quindi tutti e tre i concetti di operatività, creazione e condivisione. Ovviamente non potrà fare tutto, creare tutto, condividere tutto. Per esempio su queste applicazioni qua potrà agire, sulle applicazioni che riguardano la piattaforma invece non potrà intervenire, quindi su Power BI, su Power Apps, Power Automate e Power Virtual Agents non potrà intervenire, quindi questi saranno esclusivo appannaggio dell'amministratore della piattaforma. Dicevo all'inizio che l'amministratore di Exchange si occupa essenzialmente della gestione delle cassette postali, degli utenti e dei gruppi Office 365 essenzialmente, anche dei gruppi Exchange online. E di cosa si occupa? Si occupa di vedere quello che entra ed esce, detto per macro categorie, all'interno dell'account Office 365, magari andando a dire quell'indirizzo non lo accettiamo, questo, se arriva una mail da questo dominio la mettiamo in quarantena, ecco, cose del genere. Vediamo aspetti puntuali di quello che può fare l'amministratore di Exchange, poi anche in questo caso, come abbiamo fatto nella lezione precedente sulla fatturazione, ci sposteremo direttamente nell'interfaccia di amministrazione relativamente a questo argomento. Quindi l'amministratore di Exchange può innanzitutto recuperare gli elementi eliminati in una cassetta postale, quindi può capitare che sia accidentalmente sia volutamente degli elementi, cioè delle mail, vengano eliminate dall'utente e magari siano di una certa importanza per l'azienda e quindi sia opportuno andarle a recuperare. E quindi qui prima di recuperarle bisogna abilitare il ripristino della cassetta postale, quindi individuando la cassetta postale di origine, quindi quella dove verrà eseguita la ricerca delle mail da recuperare, la cassetta postale di destinazione dove andranno a confluire le mail che verranno recuperate e che verranno recuperate in base a dei criteri di ricerca, in base al mittente, al destinatario o anche a parole chiave. Poi l'amministratore di Exchange si occupa anche di configurare un criterio di archiviazione ed eliminazione per le cassette postali, perché le cassette postali si potrebbero riempire a dismisura, cosa che peserebbe sulla capacità di capienza dell'account Office 365, quindi ogni tanto bisogna fare un po' di pulizia. Quindi l'amministratore di Exchange abilita una cassetta postale di archiviazione per ogni utente, se questo servizio viene gestito in maniera oculata, crea dei tag di conservazione personalizzati e dopo aver creato i tag di conservazione, questa azione è finalizzata a due ulteriori azioni, cioè a spostare automaticamente gli elementi che hanno almeno 3 anni nella cassetta postale di archiviazione per eliminarli quando hanno 5 anni. Quindi dopo 5 anni vengono definitivamente eliminati. E poi ovviamente può creare anche altri criteri di conservazione e aggiunta di tag personalizzati. Poi l'amministratore di Exchange fa anche cose che abbiamo visto nella sezione dedicata all'amministrazione in senso stretto, cioè a stabilire se si può inviare come per conto di e alla creazione di una casella postale condivisa. Quindi vediamo prima questo di concetto, ritorniamo su quelle diapositive, quindi lui potrà creare una cassetta postale
condivisa, quindi qui abbiamo visto come si creava, abbiamo visto come si aggiungevano i membri, abbiamo visto come si configuravano le impostazioni e avevamo visto che si poteva avere o accesso completo oppure l'amministratore, proprio quello di Exchange, ci può dare l'accesso in via mail come, quindi la persona invia la mail per conto della cassetta postale, però il suo nome non compare nell'invio della mail, mentre invia per conto di invia a nome della cassetta postale, ma il suo nome compare nella mail. Ecco, questo lo stabilisce l'amministratore di Exchange che ha anche creato la cassetta postale condivisa. E poi configura la protezione dalla posta indesiderata, quindi il filtro delle connessioni, quell'indirizzo, quel dominio è attendibile, quell'altro no, quell'indirizzo IP è attendibile, quell'altro no, da quell'indirizzo IP non vogliamo più assolutamente ricevere nessuna mail, configura tutti i criteri di protezione dalla posta indesiderata, quindi dallo spam, dalle campagne di marketing compulsive e poi anche l'utilizzo di Microsoft Defender, che è uno strumento potente per difendersi da questi fenomeni. Qui trovi ovviamente tutti i link come di tanti altri argomenti. Io ti invito sempre a passare il cursore del mouse su queste caselline perché molto spesso c'è un link che rinvia al Microsoft Support direttamente per approfondire l'argomento. Detto questo, andiamo nell'amministrazione di Exchange in senso stretto che io ho già aperto. Ti faccio vedere come si apre da interfacce di amministrazione. Nell'interfaccia di amministrazione generale scendiamo qua giù in basso e clicchiamo su Exchange. Si apre l'interfaccia di amministrazione specifica di Exchange dove si possono compiere tutte quelle operazioni di cui parlavo prima, quindi si può per esempio stabilire un flusso di posta, tracciando il messaggio, messaggi inviati dal dominio principale nell'ultimo giorno, messaggi ricevuti dal dominio principale nell'ultimo giorno, quindi fare un elenco di tutte queste azioni che sono avvenute nell'ultimo giorno, tutti i messaggi messi in quarantena negli ultimi 7 giorni, l'amministratore di Exchange stabilirà in base a quali criteri mettere in quarantena i messaggi e poi dice voglio un report di tutti i messaggi che sono stati messi in quarantena negli ultimi 7 giorni per vedere da dove vengono, chi bloccare, quale di indirizzo IP bloccare, eccetera. Stabilire i domini remoti, quindi quelli esterni all'organizzazione, stabilire i domini che sono accettati, che possiamo ritenere attendibili. Qui ci sono ulteriori sottoruoli. Come vedi, qui ci sono tantissime voci che aprendo le quali si possono fare tutte quelle cose di cui io ho parlato precedentemente. Anche questo ovviamente è un mondo vastissimo e spesso quando si deve fare una cosa, soprattutto se non viene fatta da tanto tempo, è opportuno sempre riandare a consultare il Microsoft Support per non commettere errori, perché come vedi l'amministrazione di Office 365 è tanto straordinaria quanto complicata e puntuale che va fatta in una certa maniera perché altrimenti avvengono cose che noi non vorremmo che avvenissero. Quindi chiudo qui questa lezione sull'amministratore di Exchange e ti aspetto nella prossima per andare avanti con un'altra figura di amministratore. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!